Carissimi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography e in questo video, oltre a rivedere un po' il castello d'Albertis, ma ci sono stati 1000 volte, vi narrerò il nuovo gimbal della Hohem, lo iSteady M6, che è veramente un gimbal rivoluzionario nato apposta per gli smartphone. Ma prima di andare avanti, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a scoprire questo bellissimo gimbal. Mentre alle mie spalle scorre il castello d'Albertis, la prima caratteristica che vi racconto è il tracciamento della persona e del movimento, che può essere praticamente utilizzato con qualsiasi applicazione. Perché? Perché abbiamo sopra la testa del gimbal un sensore, ok? Quindi che serve proprio a questo scopo. Praticamente non necessita di funzionare con l'applicazione interna, quindi qualsiasi applicazione può utilizzare questo sistema perché il sensore è a sé e oltretutto può essere utilizzato sia con la fotocamera anteriore che posteriore. Infatti io, se muovo il gimbal, vedi, lui mi segue perché adesso è attivato, quindi possiamo installarlo sia per la fotocamera anteriore che posteriore perché si gira. Allora, mentre usciamo dal castello, perché praticamente c'era troppa gente al bar, non servono, e io non mi sono mosso dal mio tavolo per farmi servire, vediamo un po' l'uscita, vediamo la galleria buia e ovviamente gli scorci di panorama che si vedono attraversando questo bellissimo castello. Ecco la galleria buia, l'abbiamo già vista nel videoblog con Luca Cevasco, e questo è praticamente gli scorci che si vedono dal castello. Stavo imbellinandomi come al solito, vedete. Adesso andiamo nella galleria buia. Mentre l'autotracciamento continua a tracciarmi, come dire, andiamo nella galleria qua, vedete che è abbastanza buia, per narrarvi la seconda cosa caratteristica spettacolare di questo gimbal. Secondo me è una caratteristica veramente importante, è quella di avere una posizione, un modo di posizionarsi in modo che va a schivare il grandangolo del vostro smartphone, perché tante volte anche i gimbal costosi hanno praticamente all'interno della ripresa, poi vedete che c'è il braccetto, che vedete il braccio all'interno della vostra ripresa, quindi il braccio del gimbal che praticamente va a cozzare col grandangolo. Purtroppo nella mia nescità ho dimenticato a casa l'iPhone 13 con il grandangolo reflex montato sopra e ho dovuto utilizzare il buon vecchio iPhone XS, ma niente di che, tanto questa è tanto per dirvi un'anteprima di questo iSteady M6 che è veramente pazzesco. Quindi questa modalità secondo me è una modalità pazzesca perché non c'è nessun gimbal, anche quella di tracciare praticamente il movimento con qualsiasi applicazione. Finora io non l'ho vista su nessun gimbal. Prima di uscire dal castello, ovviamente, andiamo a fare il solito giro, andiamo a vedere il panorama che si vede da praticamente dalle mura, una del lato del castello. Quindi ci abbiamo sole contro, forse, quindi, però è sempre bello, vedete che meraviglioso che è, tutta l'altura di Genova. Genova è veramente una bellissima città e poi qui su, ragazzi, sta veramente bene. E guardate un po' che bello, c'è anche un venticello meraviglioso e prenderemo la palla al balzo per vedere se LumaFusion veramente, come dire, sopprime i rumori anche del vento forte. Parlando nuovamente del sensore, si attiva con l'ok e si disattiva col palmo della mano aperta. Molto forte questa funzione, e c'è anche un'altra calibrazione che riguarda proprio la ripresa, diciamo proprio il posizionamento della ripresa. In base a dove sono io posso praticamente dirigere la videocamera che poi memorizza quella posizione lì. Lo so, detta così non è chiara, ma è veramente una bella funzione. Ecco un altro scorcio, mangio la R, un altro scorcio di cosa si vede da Corso Firenze, ok? È una cosa veramente bellissima questa. Praticamente col sensore che vi segue, poi chiudo, potete essere sicuri che la ripresa viene bene, perché anche se non vi vedete che il sole vi riflette sullo schermo,
praticamente si spera che il sensore faccia il suo lavoro. Bene, vi ho detto del sensore, vi ho detto ovviamente della posizione per il grandangolo, e un'altra caratteristica importantissima, secondo me veramente bella, è avere 2 tasti fisici per un time lapse da eseguire con qualsiasi applicazione. Tra l'altro ho scoperto che il tempo di time lapse, che va da 1 minuto fino a 30 minuti mi sembra, si setta dall'applicazione OM, e uscendo dall'applicazione i tasti rimangono memorizzati su quel tempo. Quindi se noi vogliamo fare un time lapse con la fotocamera interna del nostro smartphone da 5 minuti, entriamo nell'applicazione, settiamo 5 minuti sul time lapse dell'applicazione, usciamo dall'applicazione e praticamente, grazie, il motorone forse LumaFusion non riusciva a sopprimerlo, e praticamente uscendo dall'applicazione viene memorizzato questo tempo, e quando noi andiamo nella nostra applicazione preferita a fare il timelapse, praticamente il timelapse viene dei minuti che abbiamo settato all'interno dell'applicazione OM Joy. Quindi ragazzi, più di così se no. Ma ci sono altre caratteristiche che rendono questo gimbal unico, secondo me, al mondo, proprio dei gimbal novità. Sicuramente quello di avere, diciamo, piazzati quella filettature da 1,25 pollici per microfoni ovviamente esterni, LED, fari a LED, eccetera eccetera. Quindi capite che è nato proprio per questo, ed è nato proprio per gli smartphone, quindi tiene anche smartphone pesantissimi, perché arriva fino, mi sembra, a 486 grammi, una cosa spaventosa. Quindi è il gimbal per chi usa lo smartphone. Bene, siamo quasi in chiusura, perché ho approfittato, portavo il cagnolino a tosare, quindi ho approfittato di questi pochi minuti per farvi un'anteprima su questo meraviglioso gimbal della OM iSteady M6, che praticamente secondo me è un gimbal rivoluzionario, che almeno ha portato qualche novità. Sono usciti tanti, hanno l'ultimo della Insta, il Flow, ha l'opzione che non ha nessun gimbal, quella di poter switchare fotocamera anteriore e posteriore mentre si registra. Quella sarebbe una cosa che dovrebbero implementare tutti i gimbal, però non abbiamo queste caratteristiche. Non abbiamo il sensore di rilevazione del movimento su qualsiasi applicazione, non abbiamo 2 tasti fisici indipendenti dall'applicazione per settare il time lapse, 2 posizioni, e infine non abbiamo ovviamente la posizione per utilizzare un grandangolo spinto, molto spinto, sui nostri smartphone. Ragazzi, secondo me è il gimbal per chi fa ovviamente video, foto con lo smartphone. Ragazzi, concludiamo questo video praticamente con ci sono altre cose, la ricarica per gli smartphone, ovviamente la porta di ricarica, il cavalletto 3 piedini in omaggio, diciamo che l'applicazione OM Joy è fatta molto bene, quindi abbiamo tante cosine carine che vedremo molto presto sul canale. Concludiamo dicendo ovviamente, se vi è piaciuto questo piccolo videoblog, di condividerlo con i vostri amici in attesa della recensione completa. Pezzi ovviamente verrà fatta in vari video perché è lunga, sulla iSteady OM6. Vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!